Ciao a tutti e bentornati sui nostri canali. Il lavoro di controinformazione è fondamentale, soprattutto oggi visto il livello di corruzione etica osceno che caratterizza il 90% del sistema mediatico occidentale. D'altro canto, se non fosse importante fare un lavoro di controinformazione, poi dovrebbe essere informazione, il sistema non investirebbe così tanto in disinformazione. Quello che sta avvenendo in questi giorni, in realtà da molto tempo, in Libano è veramente orrendo, così come è orrenda la narrazione. Quando sono esplosi i primi dispositivi, questi cercapersone, poi non si sa bene ancora come, c'è chi sostiene, secondo me è abbastanza probabile, comunque siano state inserite delle cariche esplosive all'interno, oppure c'è qualcuno che sostiene addirittura che appunto siano state fatte esplodere da remoto tramite il surriscaldamento delle batterie. Questo francamente non lo so. Però quando sono esplose questi primi dispositivi che hanno causato la perdita della vista a centinaia di persone, hanno ucciso persone, la narrazione, buona parte appunto del sistema mediatico, parlava di attacco hacker, e quasi c'era una sorta di eccitazione nel constatare una innegabile capacità dei servizi segreti israeliani che hanno sempre avuto. Tra l'altro, tra parentesi, vediamo quello che sono riusciti a fare, che riescono a fare, e ci domandiamo, ma come è stato possibile non si siano accorti di nulla il 7 ottobre? Insomma, sono delle domande legittime, lecite, non è complottismo. Io ho condannato in ogni modo il 7 ottobre e ho subito detto che avrebbero utilizzato il 7 ottobre per una resa dei conti, per inasprire la loro decennale violenza, per continuare con le politiche colonialiste, razziste, terroriste che caratterizzano lo Stato di Israele da tanti anni. E così è successo, l'ho detto subito, per quello presi immediatamente posizione, no? Quando tutti all'epoca avevano un po' paura di farlo, perché purtroppo conosco Israele, quantomeno la parte che oggi determina le scelte. Sono anche stato tante volte nei campi profughi palestinesi in Libano e credetemi, le condizioni sono, e non sono mai stato a Gaza, le condizioni nei campi profughi palestinesi in Libano sono tremende. Io non ho mai visto una tale concentrazione di assenza di diritti complessiva come quella appunto che ho trovato nei campi profughi palestinesi in Libano. Pensate, io sono stato, quando lavoravo nella cooperazione internazionale, sono stati i luoghi anche più poveri. Ricordo quando lavoravo nei villaggi intorno a Lubumbashi, in Katanga, in Repubblica Democratica del Congo, veramente la povertà era tremenda. I bambini mangiavano una volta al giorno, magari, i bambini che magari non aiutavamo, quelli che non ce la facevamo ad aiutare, insomma, e alimentazione scarsa, denutrizione, malnutrizione, grande povertà. Però magari vi erano altri diritti, il diritto senz'altro alla felicità, al gioco, quello c'era. Le comunità congolesi vivevano serene in un certo senso, a casa loro. Nei campi profughi palestinesi in Libano, e ripeto, non sono mai stato a Gaza, vi era senz'altro assenza, carenza enormi di diritti sociali ed economici, ma poi di diritti politici, civili, e poi una devastazione interiore dovuta al fatto che tante persone che vivono nei campi profughi, poi ci sono anche nate, sognano di tornare a casa loro, espulse dalla Palestina, da casa loro, hanno le chiavi delle loro vecchie case in Palestina appese sulle porte delle catapecchie dove vivono nei campi profughi palestinesi. Dunque è veramente un orrore, e la situazione poi economica in generale in Libano è tremenda. Ricorderete l'esplosione di alcuni anni fa al porto di Beirut, dalla quale fondamentalmente il Libano non si è neanche più del tutto ripreso. E oggi Israele sta creando i presupposti per una nuova guerra, è quello che vuole. Dunque torniamo un attimo alla narrazione, vi dicevo, cioè quasi eccitati i analisti, che qualche politico eccetera, sulla effettiva capacità di attacco da parte israeliana, ma è un attacco terrorista. Hanno fatto, ripeto, bambini morti. Ma se fossero i genitori coloro che si eccitano, che chiamano attacco hacker sofisticato e che incensano il Mossad, se fossero i genitori di quella bambina, di quei bambini ammazzati, magari stavano in strada e è scoppiato un dispositivo di fianco, una roba tremenda, o di bambini che hanno perso la vista, o di medici e infermieri che sono stati feriti, che hanno perso la vista, perché quei cercapersone li avevano in dotazione non soltanto i miliziani di Hezbollah, ma medici, infermieri, insegnanti. Avete visto alcune immagini, no? Esplosi nei mercati, così, perché la vita non conta niente.
ovviamente la vita soprattutto di coloro che criticano Israele, no? E questo veramente ci pone davanti a una domanda reale, ma un domani questa roba qua potrà accadere a chiunque, a tutti coloro che verranno reputati scomodi, perché come funziona la narrazione? Sei un terrorista o sostieni il terrorismo, dunque meriti di morire. È così, no? D'altro canto, quanto vale la vita dei palestinesi? Lo vediamo dal comportamento della comunità internazionale l'ultimo anno praticamente, che non ha mosso un dito per evitare un massacro quotidiano. Nelle ultime 48 ore, dato che chiaramente la notizia della possibile apertura di un nuovo fronte in Libano, di una possibile guerra, che è l'obiettivo israeliano da sempre, ha oscurato, in realtà sempre, le quotidiane stragi a Gaza. Non è che si stanno fermando. Vi ricordate qualche settimana fa, ogni tanto si parlava di cessate il fuoco, di accordo sul rilascio per gli ostaggi, tutte balle. Alla dirigenza, ai terroristi di Stato israeliani non è mai interessato il rilascio degli ostaggi. Non interessa sfruttare questa situazione, anche perché lo vedono giorno dopo giorno che possono fare quello che vogliono, la comunità internazionale non fa niente. Cioè i paesi che potrebbero fare, no? Perché l'Assemblea Generale vota, tra l'altro le decisioni non sono vincolanti, ma guardate che non sono state rispettate da Israele neppure decisioni prese dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, le cui decisioni dovrebbero essere vincolanti. Nel 2016, poco prima di lasciare la Casa Bianca, Obama diede fondamentalmente l'ok al voto di astensione degli Stati Uniti d'America ad una risoluzione che passò in Consiglio di sicurezza dell'ONU per chiedere lo stop all'avanzamento delle colonie israeliane in Cisgiordania, in territori occupati. Che è avvenuto dal 2016 ad oggi? Un espansionismo colonialista di Israele senza precedenti, con bande armate di fondamentalisti, di fanatici israeliani, di coloni che vanno e entrano nelle scuole nei territori occupati, picchiano gli insegnanti, danno fuoco alle case, una roba da Ku Klux Klan, tremenda, e che chiaramente viene oscurata da questo sistema che è complice di episodi di violenza o di episodi di terrorismo di Stato, è complice perché se non mostri, di fatto li stai giustificando. Oggi non mostrare significa giustificare. Oggi non mostrare significa giustificare. Cosa è avvenuto appunto nel 2016? L'espansionismo. Centinaia di migliaia di nuovi coloni, costruzioni di nuove colonie a casa dei palestinesi, perché quella è casa dei palestinesi, dove l'esercito israeliano, dove Israele occupa. Ma vi ricordate l'inizio delle guerre in Ucraina, l'inizio, le prime fasi dopo l'invasione russa dell'Ucraina, no? C'è un invaso e un invasore e noi stiamo con gli invasi. Questo avviene dovunque, tranne che in Palestina, dove il governo italiano, che tra l'altro ieri si è astenuto in maniera vergognosa ad una risoluzione che chiede fondamentalmente lo stop dell'occupazione israeliana appunto della Palestina, della Cisgiordania, si è astenuto. L'Europa conquista, sta con coloro che invadono, con i potenti, supportati tra l'altro dal migliore esercito del mondo. È la narrazione giornalistica che dà veramente il vomito, salvo rare eccezioni, no? E che poi non permette a tanti italiani di rendersi conto di quello che sta accadendo e di quel che accadrà. Israele dal primo giorno, dal 7 ottobre, ha pensato adesso sì che abbiamo, come dire, la scusa per poter, sulla base appunto della narrazione della lotta al terrore, fare quello che abbiamo sempre sognato di fare, poi espansionismo, creazione della grande Israele ed espulsione dei palestinesi, l'hanno sempre fatto, rendere Gaza invivibile. Tra l'altro lo dicono, questo che vi dico io, lo dicono i dirigenti israeliani, invivibile, per far sì poi, per spingere i palestinesi a scappare, e la stessa obiettivo ce l'hanno appunto nei territori occupati. Tra l'altro anche nei territori occupati, in Cisgiordania sono partiti da nord e scendono giù, creando, insomma, rendendo la Tulkarem, Jenin, il più possibile i campi profughi, perché ci sono campi profughi a casa dei palestinesi, cioè che hanno creati, sono sorti o sono cresciuti appunto dopo la Nakba, la prima, e le varie poi espulsioni palestinesi ci sono state dai territori oggi che fanno parte dello Stato di Israele, chiaramente nel corso dei decenni, no? E distruggono le strade, obbligano i palestinesi a distruggere le loro case, a casa loro, una roba che è oltre l'orrore, e sperano in reazioni da parte più potenti in un certo senso, da parte di Hezbollah e soprattutto da parte dell'Iran, per questo provocano, sulle quali costruire poi la narrazione per la guerra totale, che poi è l'obiettivo principale della dirigenza israeliana, è arrivare ad una guerra diretta con l'Iran. E secondo me una parte, diciamo, del cosiddetto complesso militare industriale americano, cioè di coloro che comandano gli Stati Uniti d'America più della Casa Bianca,
è anche d'accordo, quindi c'è una parte che dice andateci piano, una guerra, per un'altra parte dice ma sì, in fondo ci possiamo guadagnare, no? Armi che vengono vendute, e chiaramente le principali fabbriche di armi al mondo sono tutte nordamericane, e sono tutte nordamericane, le fabbriche che producono i migliori caccia, tanti missili, la Raytheon Technologies, pensate, Lockheed Martin che produce gli F-35, il nostro ministro della difesa Crosetto vorrebbe acquistare ancora di più, insomma, miliardi e miliardi che escono dalle nostre tasche per comprare nuovi cacciabombardieri F-35 prodotti da Lockheed Martin, che a sua volta è controllata in parte. Comunque i principali investitori istituzionali, la prima fabbrica di armi al mondo che è americana, sono tutti i fondi di investimento americani, BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation e banche d'affari. Questo è il complesso militare, industriale e finanziario. Per il complesso militare e industriale è una guerra totale, è un business. Ma io lo dico sempre, lo disse Julian Assange parlando della guerra in Afghanistan nel 2011, l'obiettivo non è una guerra di successo ma una guerra duratura, perché solo una guerra duratura consente questo passaggio di denaro, e più dura la guerra e più è potenzialmente distruttiva e più questo passaggio di denaro sarà corposo, passaggio di denaro dalle nostre tasse direttamente nelle casse appunto dei padroni del mondo, sono le fabbriche di armi e i principali investitori istituzionali di queste fabbriche di armi, anche delle case farmaceutiche, pensate anche dei social media, di alcuni social media, che sono appunto i fondi di investimento finanziari. Sono quasi tutti i più grandi americani. BlackRock gestisce un patrimonio da quasi 9.000 miliardi di dollari, più del prodotto interno lordo di Francia, Germania e Italia messi assieme, e un terzo degli investimenti BlackRock ce l'ha in Europa. Comunque pensate che potere politico, di ricatto, tra virgolette, politico che hanno questi fondi di investimento. Anche per questo con l'informazione sto zitta, oltre che poi perché esiste la pavidità come dire, interna di molti giornalisti, editorialisti o direttori di giornali che preferiscono ogni tanto, no? Quando una notizia diventa mainstream, in un certo senso la diamo anche noi, però smettiamo di approfondirla per evitare appunto che il cittadino possa ragionare. Quello che è avvenuto banalmente con i sabotaggi di Nord Stream, l'hanno dovuta dare una notizia relativa ai reali responsabili che sono stati gli ucraini. Io lo dissi anche in un'altra diretta, il principale attacco che è stato fatto appunto in Europa, nel cuore dell'Europa, ad un'infrastruttura energetica comunque civile europea, il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Baltico. Non l'hanno fatto i russi, l'hanno fatto gli ucraini. Questa notizia non può non essere data, ma possono evitare di approfondirla, di andarci su, per evitare poi che, non lo so, qualche politico che metta a bocca, commenti, perché se domandassero ogni giorno i politici del nostro governo, dalla Meloni, pareri sul sabotaggio del Nord Stream dicendo sono stati gli ucraini, quindi come la mettete? L'imbarazzo sarebbe enorme. Continuiamo a dare armi a chi ha colpito un'infrastruttura civile in Europa? Ursula von der Leyen il giorno dopo il sabotaggio disse colpiremo, prenderemo i responsabili, la pagheranno cara. Oggi sappiamo che sono stati gli ucraini e sappiamo perfettamente che insomma, è normale che abbiano avvisato le autorità statunitensi, no? Come tra l'altro gli israeliani, notizie del New York Times, hanno avvisato gli americani di questo attacco. Dunque, da un lato alcuni politici americani dicono stiamo lavorando in Medio Oriente per evitare l'escalation, poi ma come? Vengono avvisati di un attacco terroristico tremendo che ha colpito, ripeto, bambini, insomma, l'esplosione di cose potrà capitare, ripeto, a chiunque, no? Chiunque, non so, avrà dispositivi elettronici, auto elettriche, un domani non lo so, un'auto elettrica potrebbe trasformarsi in un'autobomba? È possibile, cioè sembra un film, no? Quei film del futuro tremendi di spionaggio tra, non so, 20-30 anni, invece già accade, chissà che cosa accadrà in Libano nelle prossime ore, perché per me non è finita. E ripeto, l'obiettivo israeliano è sempre stato quello, sfruttiamo il 7 ottobre per chiudere determinati conti, e la cosa principale per loro è la guerra diretta contro l'Iran, anche perché pensano meglio farla oggi, perché magari tra 10 anni l'Iran potrebbe rafforzarsi militarmente, e in questo senso, dicevo, magari una parte di dirigenza statunitense la cosa gli può pure andare bene, perché è innegabile che l'Iran sia legato politicamente alla Cina e alla Russia, addirittura stia sostenendo la Russia, stia fornendo alcune armi ai russi appunto occupati nell'invasione dell'Ucraina e nella guerra in Ucraina, che poi non è una guerra, come dico sempre, Russia-Ucraina, dal primo giorno ormai è palese, no? Ma Russia è nato in Ucraina. Il lavoro di controinformazione è fondamentale, io credetemi, ce la sto mettendo tutta, giorno e notte, no?
mi iniziano ad arrivare qualche minaccia, no? Qualche cosettina su internet, farai la stessa fine, occhio al cellulare, occhio a quando entri in macchina, no? Queste robette qua, no? Da pagine fake, e insomma vedi quello che accade, ti fai qualche domanda comunque, no? Però andiamo avanti e cerchiamo appunto di continuare ad informare il più possibile, perché sono terrorizzato, preoccupato e tanto colpito, insomma, soffro tanto per quello che sta accadendo al popolo palestinese, appunto, le cui stragi non vengono neanche più riportate, perché ci si concentra su altra roba, e perché occorre il più possibile silenziare, perché ogni giorno, no, raccontare tutti i morti civili, tutte le scuole vengono colpite, ogni settimana, ospedali. Qualche giorno fa è uscito sul Fatto Quotidiano un pezzo che ho scritto, l'ultimo reportage dai campi profughi palestinesi in Giordania. Ad Amman ho conosciuto e intervistato i responsabili di un gruppo di bambini malati di cancro, fuggiti da Gaza, sono riusciti a fuggire da Gaza passando per l'Egitto, e questa fuga in un certo senso è stata finanziata dalla famiglia reale giordana, che comunque ha sostenuto questo gruppo, che è riuscito appunto a lasciare Gaza subito dopo il bombardamento dell'unico ospedale oncologico pediatrico della striscia, dove questi bambini si curavano. Dopo che tra l'altro era stato già bombardato l'ospedale turco-palestinese costruito grazie a fondi della cooperazione turca, che era diventato prima ospedale utilizzato durante il Covid a Gaza, e poi diventato il principale ospedale appunto che si dedicava alla lotta alle cure contro il cancro della striscia. Tutti e due bombardati, l'unico ospedale pediatrico oncologico. Ci sono bambini in questo momento a Gaza, dicono sì, adesso moriremo di bombe, ma comunque tanto stiamo morendo di malattia perché non possiamo più curarci. Bambini che non solo hanno il cancro, ma non possono curarsi, perché hanno buttato e distrutto l'unico ospedale pediatrico oncologico. E ho parlato con questi bambini che sono, tra virgolette, si sentono fortunati, sono malati di cancro, ma si sentono fortunati. Pensate, ci sono bambini ad Amman, palestinesi di Gaza, e dicono noi siamo fortunati, hanno il cancro, perché possiamo curarci, speriamo possano guarire. E mi hanno raccontato delle storie quando sono stati bombardati dei palazzi di fianco a loro, no? Mi hanno detto non c'era nessuno di Hamas lì tra l'altro, niente, insomma, si vede, no? La striscia l'hanno bombardata soltanto per distruggere o uccidere. Ci sono testimonianze di dottori americani che parlano di bambini che hanno trovato 2, 3 colpi alla testa, al petto, di cecchini che hanno sparato volutamente, ma ci sono testimonianze di soldati israeliani che ci sono, vengono pubblicate anche da giornali israeliani che parlano, sì, noi sparavamo per noia, quindi si muoveva qualcosa, sparavamo, non sapevamo che fare, dunque sparavamo, ma non a un bersaglio, a una bottiglia, no? A bambini, a bambini. Questi bambini mi hanno raccontato di una notte in cui sono scappati, hanno camminato sopra pezzi di cadaveri di altri bambini. Pensate, bambini malati di cancro che cercano di salvarsi la vita camminando su pezzi di altri bambini, su resti di altri bambini distrutti, resi poltiglia dalle bombe israeliane. Tutto questo va avanti, nessuno lo ferma, niente, nessuno in Europa è stato capace di alzare un dito, di proporre un pacchetto di sanzioni, niente, non succede niente, da mesi non succede niente, qualche appello, raro. Io l'altro ieri stavo lì da Floris, mandavano le immagini di Lollobrigida che faceva sta lunga diretta sulle api sterminate da Calabroni sopra il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, e lui che parlava di questa roba minuti e minuti, massimo rispetto per delle api, no? Massimo rispetto, perché ci piacciono a tutti le api, ma questi non dicono una parola per 40.000 civili, quasi 20.000 bambini ammazzati, centinaia di bambini non hanno più le braccia, le gambe, ci sono immagini di bambini. Io ce l'ho sempre nella testa, e perlomeno a me pubblicare, fare dirette, scrivere articoli, aver scritto quel libro, Scomode Verità, che dico sempre purtroppo sta andando molto bene perché la questione resta attuale, mi piacerebbe, no? Che stoppa le vendite perché non è più di attualità la guerra in Ucraina e il massacro di Gaza, mi piacerebbe tanto, no? Che la casa editrice riceve una telefonata dalla casa editrice, guarda che non facciamo più una ristampa perché tanto non è più attuale, è stata firmata la tregua in Ucraina,
sia arrivato un negoziato e a Gaza i bambini non muoiono più, sarei tanto contento. Invece continua ad andare purtroppo molto molto bene questo libro. E vi dicevo che scrivere, tentare di partecipare, io sto dicendo sì a tutto, perché per me è proprio un dovere oggi tentare nel mio piccolo, di metterci la faccia, di raccontare un'altra verità. Poi io ho delle mie opinioni, ma tendo sempre a raccontare fatti, poi ho delle mie opinioni, cioè il fatto che oggi Israele sia uno stato terrorista non è un'opinione fatta, ma come possono i giornali italiani non chiamare quello che è successo in Libano un'attività terroristica? E addirittura, ripeto, descriverlo in maniera quasi eccitata, no? Concentrandosi sulle capacità tecniche, militari, logistiche degli israeliani. Sarebbe come, non lo so, che la strage di Capaci o di Via D'Amelio l'avessero raccontata parlando delle grandi capacità tecniche di Cosa Nostra, in grado di piazzare ordigni sotto l'autostrada o di distruggere una via intera mentre Borsellino citofonava a casa della mamma, no? Questa roba qua, no? Dare questo tipo di narrazione, non averla giustamente descritta come un atto di terrorismo mafioso, ma però che bravi mafiosi, però Cosa Nostra che brava, ammazza, che brava. Questa roba qui sarebbe. Ma se fossero i figli vostri quelli morti in Libano, ma come vi comportereste? Ma io lo dico a tutti questi giorni, anche agli artisti. Ci stanno alcune persone che mi scrivono, magari in privato, mi ringraziano. Vi prego, metteteci la faccia, c'è chi lo fa. Vi prego, metteteci la faccia. Sì, si rischia qualcosa, però insomma, è niente rispetto a quello che sta rischiando il mondo. No? Metteteci la faccia, non abbiate paura, non abbiate paura. Che perché se siamo tanti a metterci la faccia, rischiamo magari di meno, no? Se siamo tanti. Di carriera parliamo. Cioè, metteteci la faccia, vi prego. Pubblicate notizie, fate appelli, tutti quanti. L'ultima volta che ho incontrato personalmente Stella Assange, eravamo in Spagna, lei mi ha detto: guarda che la pubblica opinione, cioè tutti i gruppi Free Julian Assange italiani hanno fatto un lavoro eccezionale. Insisteva sull'importanza di aver conferito la cittadinanza onoraria diciamo comunale in Italia a Julian Assange da parte di diversi comuni. Diceva: questa roba ha funzionato, io la portavo come esempio di attivismo in altri paesi. Diceva: guardate che questo comune in Italia ha dato la cittadinanza onoraria a Julian Assange, e questa roba come dire, spingeva altri gruppi di altri paesi a fare altrettanto, a inventarsi azioni, a sostenere appunto la causa di Assange. E mi ha detto: senza tutta questa roba magari oggi starebbe ancora marcendo a Belmarsh. Come dire, è importante, cerchiamo di essere tanti, perché ripeto, quello che sta avvenendo è oltre l'orrore. E per adesso l'Iran di fatto non ha risposto, perché non vuole dare un ulteriore pretesto, perché ha paura, perché non è pronto ad una guerra, perché i russi gli hanno consigliato settimane fa: andateci piano perché non possiamo oggi reggere un allargamento del fronte lì, perché magari gli interessa il sostegno iraniano. Non lo so, comunque per adesso non hanno reagito a infinite provocazioni, cioè Israele ha bombardato l'ambasciata iraniana a Damasco. Questo è un atto di guerra, ma pensate se, non lo so, un altro paese avesse bombardato l'ambasciata israeliana negli Stati Uniti d'America o in un paese europeo. Ma che reazione sarebbe stata? Mediatica, politica e poi militare. Cioè Israele ha bombardato la sede di un'ambasciata iraniana a Damasco, in Siria, tutti zitti, un atto di guerra, provocazione. Ha ammazzato il numero di Hamas mentre c'era il negoziato, segno che l'hanno sempre voluto far saltare. Dunque, quando ci raccontano gli americani stanno lavorando, balle, sono balle, stanno lavorando appunto per cessate il fuoco, sono balle, prendono tempo, stanno lì e poi si occupano chiaramente di strategia militare, è evidente. Stanno dando un supporto di ogni tipo dal punto di vista militare. Gli aerei che hanno ridotto Gaza a una nuova Hiroshima sono quasi tutti prodotti dalle grandi, ripeto, fabbriche di armi americane, gli F-16, gli F-15, gli F-35. Gli F-35 poi, se non erro, hanno colpito l'ambasciata iraniana a Damasco. Succede questo. E poi com'è? Chi ci mette la faccia, a me non me ne frega niente, ma chi ci mette la faccia viene considerato ecco, quindi ti piace l'Iran, ti piace la legge islamica, sei un sostenitore di Gheddafi, sei un sostenitore di Saddam Hussein, ti piacciono i talebani, sempre questa narrazione, no? Per evitare di discutere della realtà. E la realtà è che Israele sta facendo stragi dovunque,
attività terroristiche super sofisticate, perché sono estremamente potenti e sono supportati chiaramente anche dall'intelligence statunitense e dall'esercito americano. Ma questa roba non va approfondita, no? Per questo c'è anche la delegittimazione del dissenso, per, come dire, per evitare, insomma, vogliono proprio evitare di farci concentrare su questi fatti, su queste verità, per distrarre la pubblica opinione, che è lo stesso che fecero, ripeto, con Julian Assange, no? Gli attacchi personali contro Assange, ecco, non è giornalista Macher, è uno stupratore, è l'utile idiota di Putin, è un narcisista, tutta questa roba qua, le mani sporche di sangue, tutto questo per evitare di farci concentrare sulle verità che abbiamo saputo, che magari qualcuno ha dimenticato, grazie al lavoro di Assange e di Wikileaks, tutte le verità sui conflitti del mondo, sulle porcherie fatte dai cosiddetti buoni, dal cosiddetto mondo occidentale. Questo fa di me un anti-occidentale. Altra cosa, ecco, vattene a vivere in Cina o in Russia. Ma che ragionamento è? Ripeto, come se un siciliano che lottava negli anni 90 contro la mafia avesse ascoltato frasi del tipo: ah, beh, vattene a vivere, se non ti piace questo sistema, vattene a vivere fuori. Perché fondamentalmente questo è un sistema mafioso globale, no? Dove assassini si spalleggiano reciprocamente per interessi personali, non certo interessi di Stato, perché poi la corsa al riarmo va a vantaggio chiaramente delle grandi fabbriche di armi e contro determinati interessi e anche la valorizzazione e il rafforzamento dei diritti sociali ed economici. Guardate la situazione dei trasporti in Italia, guardate la situazione delle infrastrutture. Io l'ho detto l'altro ieri, poi piove, non vengono fatti i lavori adeguati di manutenzione, è un disastro, ci scappano i morti. Lo dico sempre, no? Che il primo lavoro da fare in Italia come lavoro pubblico è la manutenzione. Ma comunque il livello complessivo delle infrastrutture in Italia, guardiamo in Italia, il sistema sanitario, il sistema scolastico, sta peggiorando, è peggiorato negli ultimi anni. E certo, i soldi si spendono altrove e sarà sempre così, no? Ancora sempre così se non fermiamo questa spirale di violenza e la guerra, e che si sta allargando quotidianamente, ripeto, in Medio Oriente per volere di Israele, il peggior stato terrorista al mondo. E l'unico modo per fermarla è quantomeno di iniziare ad informare, no? Diceva Julian Assange, e concludo, che se le guerre possono essere innescate dalle menzogne, se possono essere fermate dalla verità. Proviamoci e buona giornata a tutti.